Ben ritornati su Etica Artistica. Le voci critiche sul mondo universitario italiano sono sempre più numerose. Ecco perché oggi siamo qui all'Università della Calabria, dove ascolteremo il parere di alcuni studenti. Siamo con Giovanni, Marica, Domenico, Federica, Ester, Cosa studiate? economia aziendale, economia aziendale, ingegneria informatica. lettere. Ok, Domenico, secondo te qual è la problematica principale del sistema universitario italiano? Su quello che ho vissuto io, che sto vivendo io, le tempistiche sugli esami e questo. La mole di studio, la poca scelta di indirizzi rispetto ad altre nazioni a livello europeo e anche a livello internazionale, il poco aiuto da parte dei docenti, di alcuni docenti verso gli studenti. Ok, quindi hai notato molti professori indifferenti, quindi. Non solo nella mia facoltà, anche da amici di amici che mi hanno detto cose, quindi sì, ho avuto delle esperienze. Grazie. Per me è lo stesso, però anche il fatto della valutazione di un voto, cioè non puoi valutare una persona in un voto perché non è un numero. Secondo me la modalità di studio, troppo materiale da studiare e poco mirato, quando ci si potrebbe concentrare su pochi argomenti però fatti bene, in modo da poter interiorizzare meglio tutti gli argomenti, conoscendoli più approfonditamente senza spaziare troppo. Wow, grazie della risposta. Invece secondo te? Io penso invece che riguardi piuttosto gli esami, quindi penso che si debba dare la possibilità agli studenti di scegliere se fare un esame ad esempio orale o un esame scritto per problemi che gli studenti possono avere nell'esposizione orale, imbarazzo, ansia, che si possono evitare invece con gli esami scritti. Mi sembrerebbe una soluzione. Io ho scritto un libro, L'Esotico, ed è una satira che prende un po' in giro l'iperspecializzazione del sapere. In pratica abbiamo tutta una serie di specialisti che poi però sono così arroccati all'interno della loro nicchia che perdono un po' una visione d'insieme. Tu lo giudichi in maniera positiva o negativa? Secondo me negativa, poi magari non riusciamo più a comunicare appunto con altre persone che sono specializzate in altri campi. Secondo me sì, perché anche a livello delle materie che si studiano, sì, si può studiare a memoria, come dicevano ai superiori, come pappagallini, ma alla fine se non si impara il concetto fondamentale, non si riesce a spiegarlo anche ad un bambino di 5 anni, non penso abbia senso averlo imparato. Si aspettano tutti che impariamo i paroloni oppure impariamo tutto quanto per filo e per segno, senza capire i concetti. Anche perché le superiori non ci insegnano a parlare, ad affrontare un discorso su un'intera materia, ma è una botta e risposta, cioè domanda e risposta, quindi alla fine non ci preparano alla vita. Dal mio punto di vista sì, perché senza una visione d'insieme non si riesce a cogliere veramente a fondo una problematica. Guardare con una visione zoomata la realtà distorce la realtà stessa, quindi a mio avviso sarebbe meglio vedere il complesso, nel complesso una situazione e poi man mano zoomare. Sono totalmente d'accordo, sì. L'ultima cosa che volevo chiedervi è, secondo voi l'università può essere valutata come fosse un'azienda, ovvero secondo le performance che dà sul mercato? Può, ma non so quanto sia corretto che venga fatto, perché ci sono persone come me che si sono iscritte ad un corso e si sono resi conto che non è il corso giusto per loro. Io sto facendo una rinuncia agli studi, i voti e le votazioni che ho preso sono dettate dal fatto che le materie che ho studiato non mi piacciono, quindi il fatto che in quella materia io abbia preso un determinato voto non è perché non l'ho studiato, perché non mi sono impegnato, ma è perché non appartiene a quello che piace fare a me, al mio mondo. E quindi una valutazione in quella materia quanto può valere in confronto a una materia che effettivamente provo a piacere a studiare. Cavolo, hai toccato proprio un punto incredibile, quindi c'è anche la scelta di mezzo, no? Sì, io penso di aver sbagliato scelta, infatti sto cambiando e andando su un'altra strada, quindi sì, penso che una scelta sia importante. Però è una scelta molto coraggiosa la tua, e vuol dire che comunque c'è stato un minimo una vocazione, quindi per qualcos'altro. Sì, sto facendo il passaggio a lingue e culture moderne, che è stata la mia prima scelta e alla fine mi piaceva economia aziendale, ho deciso di rimanere qui e invece avevo ragione, dovevo andare a lingue e culture moderne. Era anche entrato. Sì, ero primo in graduatoria. Sono stato un po' un coglione, non so se si può dire, però va bene. Al massimo ti metto un bip. E invece tu? Secondo me l'università non può essere considerata come un'azienda, perché alla fine sì, ti apre tanti sbocchi poi a livello lavorativo. Secondo me non ti prepara veramente poi alla vita che c'è dopo. Niente ti prepara mai alla vita. In teoria no,
però nella pratica molto spesso è così, perché l'università dovrebbe essere un modo per aprire la propria mente e per fare quello che ci interessa di più e solo successivamente poi entrare nel mondo del lavoro, però dare valore prima ai nostri interessi e successivamente, come è giusto che sia, immergerci poi nel mondo lavorativo. Grazie mille. Invece secondo te? Secondo me è una decisione che spetta comunque allo studente, ad esempio se lo studente sceglie di seguire le sue passioni, si allontana dalla logica aziendale, quindi lo sceglie un corso di studi in base alla prospettiva lavorativa, in base al guadagno che ne ricava poi dal lavoro che andrà a fare, invece se sceglie seguendo i suoi interessi è comunque fuori da questa logica aziendale. Appunto stiamo vedendo per esempio che stanno tagliando fondi, appunto perché vedono che non c'è un investimento e un ritorno. Magari uno studente esce dall'università, poi porta un guadagno allo Stato sul suo lavoro, sempre se non se ne va all'estero, però se lo vediamo dal punto di vista di azienda, sì, si può vedere del tutto. Ok, quindi secondo te è valutabile, ma non è la strada migliore, mi par di capire. Sì, secondo me non è la strada migliore. Perché il problema penso di aver capito questo, che secondo te alla fine tu puoi investire nel sistema universitario italiano, però è difficile capire poi il guadagno da dove derivi, perché è un guadagno di tipo culturale, quindi magari va ad elevare tutto il discorso generale, però poi è difficile a livello numerico, no? Contabilizzare il ritorno. Sì, è questo. Ok, perfetto, grazie mille. Allora io, per mostrarvi la mia gratitudine, visto che siete state così carine anche a farvi intervistare, volevo regalarvi 2 copie del mio libro, uno a te e uno a te. Quindi io ti ringrazio e ci salutiamo. Vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine del video. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace, inoltre iscrivetevi al canale per avere altri contenuti simili e vi ricordo che vi metto il link del libro qui in descrizione. E noi ci vediamo sempre qui su Etica Artistica con il prossimo video. Ciao!